Tanto tempo fa, nel mercato videoludico, tutti volevano essere come Crash Bandicoot. Persino io volevo essere Crash Bandicoot. Sono così nati una serie di emuli. Ricordiamo Paperino Operazione Papero, il gioco degli M&M's Shell Shocked, Tai la tigre della Tasmania e molti altri. Tra questi c'era Kao the Kangaroo, o, come si chiama in originale, K.O. the Kangaroo. Tuttavia, come per Crash e a differenza di molti dei loro colleghi, Kao sta per tornare in auge. Salve a tutti crashari e benvenuti in questo nuovo video. Io come sempre sono Daniq94 del Crash Bandicoot Zone. Ormai ci siamo vicini all'uscita del nuovo videogioco di Kao the Kangaroo, il canguro più famoso dei videogiochi, dopo Ripper Roo. Mi sembra quindi una buona idea ripercorrere tutta la serie di Kao the Kangaroo in questo video, paragonandola ovviamente alle sue principali fonti di ispirazione, ovvero Crash Bandicoot e Rayman. Se non lo avete ancora fatto, vi ricordo, prima di continuare con il video, di iscrivervi al canale ed attivare la campanellina. Se invece l'avete fatto, lasciatemi perdere e continuate con il video. Uscito originariamente nel 2000 sul Dreamcast, Kao non è stato uno dei platform 3D che ha guadagnato il plauso di massa in tutto il mondo, ma è stato enormemente popolare in Polonia, dove ha la sede lo sviluppatore Tate Multimedia. È stato talmente popolare nella sua terra natia che ad oggi qualsiasi giocatore polacco ha come eroe dell'infanzia proprio Kao. Il nuovo titolo, chiamato semplicemente Kao the Kangaroo, non è propriamente un sequel, ma piuttosto quello che il capo dello studio, Kaja Borouko, non so come si pronunci, chiama un reboot completo, con la speranza di attirare fan vecchi e nuovi verso questa nuova avventura dedicata ai marsupiali. Da persona che è da sempre amante dei platform, lo sapete bene, sono più che curioso e contento di questo ritorno. Ciò che è sorprendentemente chiaro sono le ispirazioni dell'intera serie. C'è un sacco di roba presa in prestito da Crash Bandicoot e Donkey Kong fra tanti. C'è un eroe marsupiale australiano, qualcuno scomparso da salvare, casse da rompere, un assistente durante i livelli, oggetti luminosi da trovare, lettere del nome di Kao da raccogliere e la lista continua. La serie di Kao è sempre stata così, in un certo qual modo. Basti pensare ai titoli precedenti, andando con ordine. Kao the Kangaroo, il primo gioco, si ispirava chiaramente a Crash Bandicoot, a Donkey Kong e a Croc. Se dal primo e dal secondo infatti prendeva tutta l'ambientazione e lo stile iconico, da Croc prendeva purtroppo i comandi. Infatti il primo Kao è un platform con il tanto odiato controllo a carro armato, tipico dei giochi come i primi Resident Evil ed i primi Tomb Raider. Presa confidenza con quei controlli al limite del vetusto, però potevi scoprire una piccola e divertente avventura platform. Una cosa che ho sempre apprezzato, per esempio, è la presenza delle casse con i punti di domanda, presa di peso da Crash Bandicoot. A differenza del marsupiale arancione, però, le casse con il punto di domanda in Kao erano davvero un'incognita. Potevi trovare collezionabili, vite o addirittura trappole che avrebbero ammazzato Kao seduta stante. Questo è un uso molto migliore del punto di domanda rispetto a quello di Crash, che conteneva solo Wumpa o al massimo vite o icone bonus se si parla del primo Crash. La trama di Kao 1 è semplice: un cacciatore ha rapito Kao. All'interno della gabbia Kao trova però dei guantoni da box e da lì inizia l'avventura per tornare a casa, dalla sua famiglia. Semplice, chiaro e conciso. Potrei anche parlarvi del porting per Game Boy Advance del primo Kao the Kangaroo, che a differenza di tutti gli altri giochi della serie è stato sviluppato da Titus Interactive, ovvero il vecchio publisher di Kao 1 e Kao 2, ma è umanamente riconosciuto come un gioco davvero fatto male, e non nel senso più superficiale del termine. Le hitbox, la difficoltà estrema dei nemici dalla vita e dalla gittata dei loro attacchi davvero ingiusti e vari glitch grafici e tecnici mettono d'accordo l'intera fanbase di Kao sul rendere Kao the Kangaroo per Game Boy Advance un gioco totalmente da evitare. Il secondo gioco, Kao 2, si allontana sostanzialmente dalle ispirazioni precedenti e si avvicina ad un gioco che definire immortale è riduttivo.
Rayman 2, The Great Escape. Per dire, anche l'inizio è pressoché identico. Siamo in una situazione gravosa per il mondo di Kao, proprio come nella natura dei sogni in Rayman 2, ed un amico è alla ricerca del protagonista per dare una speranza al mondo, proprio come Globox fa con Rayman all'inizio di Rayman 2. E guarda il caso, il nemico principale è un pirata. Ok, in Kao 2 è sempre il cacciatore divenuto un pirata o un qualcosa del genere, ma il paragone con Razorbeard è obbligatorio. Kao 2 è una piccola perla platform, una di quelle evoluzioni tipiche tra il primo ed il secondo capitolo di una serie videoludica che ti aspetteresti di solito. Ho personalmente giocato la versione PSP, chiamata Kao Challengers, che è pressoché identica a Kao 2 originale e ha in più il multiplayer. Questo gioco è probabilmente il mio preferito fino ad ora della serie di Kao. Non ti annoia mai, è parecchio variegato e difficilmente cade nella monotonia. A proposito di Rayman 2, anche il combat system è molto simile. E sto dicendo simile per non dire uguale. Quando come ispirazione hai un gioco enorme come Rayman 2 The Great Escape, difficilmente puoi fare un gioco brutto, e Tate Multimedia ha saputo dimostrare di sapere emulare bene altri stili di gioco. Tate Multimedia ha anche sviluppato uno spin-off di Kao, chiamato Penguin Kelvin. Il gioco, come detto prima, è uno spin-off della serie di Kao e fu distribuito nel territorio polacco agli inizi del 2003, seguito poi da versioni limitate nei Paesi Bassi, Ungheria, Russia e Germania. La trama di questo gioco era abbastanza semplice. Il malvagio Dr. Heather vuole sciogliere il ghiaccio del Polo Sud. Kelvin quindi arriva per salvare la situazione, attraversando 6 livelli, combattendo contro gli scagnozzi del Dr. Heather e alla fine fermare i folli piani del dottore. Il gameplay è simile a molti altri giochi platform come Mario 64 e si concentra sulla raccolta di questi riscaldatori che sono il fulcro della trama, sul saltare di piattaforma in piattaforma, evitando gli ostacoli e sconfiggendo vari nemici. Kelvin può usare 2 attacchi, può rodeare proprio come Crash Bandicoot e può scivolare verso i nemici proprio come Crash Bandicoot. È strano da credere, ma il gioco ha un gameplay piuttosto vario. Ad esempio, nel secondo livello, Kelvin scivola a faccia in giù da una montagna. Non è sicuramente un capolavoro del genere platform, però è un gioco godibilissimo e per chi ha fame dei giochi a piattaforme, molto probabilmente troverà pane per i suoi denti. Arriviamo quindi a Kao 3, ovvero Kao and the Mystery of the Volcano, uscito solo su PC e solo in Polonia. Naturalmente, se il primo gioco prendeva da Crash Bandicoot e Croc ed il secondo da Rayman 2, qual era il prossimo passo per Kao? Beh, Jak and Daxter naturalmente. Specificatamente parlando, Kao 3 prende pesantemente da Kao 2, quasi tutti gli assets infatti provengono da lì, ma il sistema della vita e dei collezionabili è molto da Jak and Daxter. Kao infatti qui raccoglie quello che sembra, a tutti gli effetti, Lego. Voglio dire, è davvero Lego. La storia è una breve avventura su un'isola vulcanica in cui Kao ed il suo amico Pellicano stanno visitando con un aereo. L'amico volatile però cade all'interno del vulcano e Kao dunque si precipita a salvarlo, sconfiggendo così la divinità vulcanica. Poco fa ho detto breve proprio perché Kao 3, a conti fatti, è brevissimo. Il gioco infatti può essere completato in circa 3-4 ore al massimo, che è molto meno rispetto a Kao 1 e Kao 2. Il motivo onestamente non è mai stato spiegato da Tate Multimedia, ma logicamente viene da pensare che il budget fosse molto risicato. Questo potrebbe anche spiegare l'assenza di uscite su console e la presenza del gioco soltanto sul territorio polacco. Ad oggi i primi 3 giochi possono essere scaricati legalmente sia su GOG che su Steam, quindi se volete potete accaparrare 3 giochi a pochissimo prezzo. Dopo tutta questa enorme epopea della serie di Kao the Kangaroo sviluppata da Tate Multimedia o Tate Multimedia, non lo so come si pronunci, arriviamo ai giorni nostri, arriviamo a Kao the Kangaroo. Com'è questo nuovo gioco? I giochi di Kao, quindi, sono sempre stati ispirati pesantemente a qualcosa. Ed il nuovo? Già da una prima occhiata si può notare la grande cura ai colori e alle forme che caratterizzano questo gioco. Tutto l'art style, probabilmente, prende ispirazione dagli ultimi lavori di Toys for Bob, ovvero Spyro Reignited Trilogy e Crash Bandicoot 4 It's About Time.
Le forme mistilinee, ovvero formate da segmenti rettilinei e da archi curvi, uniti a dei colori accesi e quasi tendenti all'acido, vanno a far pensare all'osservatore che questo gioco sia stato realizzato dalle stesse mani di chi ha lavorato su Crash e Spyro in questi ultimi anni. Anche se essere fedeli alla propria ispirazione non è necessariamente una cosa negativa, hai bisogno di qualcosa di unico per distinguerti, o almeno per spiccare tra gli altri titoli sia della tua stessa serie che di altre serie. Nel caso di questo nuovo KO, l'espediente sono i guanti magici, che una volta appartenevano al padre del canguro. Non solo questi guantoni parlano, ma gli permettono di interagire con quello che è essenzialmente un altro regno spirituale. Ciò si traduce in un gameplay piuttosto interessante, sfruttando i guantoni per interagire temporaneamente con quel mondo, ottenere abilità di fuoco e senza dubbio altri trucchetti più avanti nel gioco. Non è del tutto originale, questo è chiaro, ma aiuta a creare alcune meccaniche interessanti come il boomerang e altri oggetti del mondo con cui interagire, che aiutano a mantenere ogni livello unico e fresco. Naturalmente ci sono anche le classiche mosse da platform del 2000. C'è il pestone a terra, c'è il salto, la schivata, il doppio salto e anche un elegante colpo di coda, classico della serie, che si può combinare con il salto per far fuori i nemici più agili e, platforming parlando, stare un secondo in più in aria. È anche possibile concatenare gli attacchi, passando da un bersaglio all'altro, in un modo che è quasi vicino ai platform ibridi brawler della seconda metà del 2000 e dei primi del 2010. Questi attacchi consentono di riempire una barra per scatenare una mossa più potente, il che è davvero soddisfacente in quanto stordisce anche i nemici vicini. È una piccola e piacevole strategia, ed è una gradita sorpresa per un classico platform 3D come questo. Purtroppo il gioco non ha un doppiaggio italiano, a differenza di KO 2, che ne aveva ben due, uno per console casalinghe e l'altro per PSP. Buongiorno Kao, ti stavo aspettando. Buongiorno, Castoro. Silenzio, potrebbero ascoltarci, è meglio essere prudenti. Buongiorno, Kao, ti stavo aspettando. Buongiorno, Castoro. Shh, silenzio, potrebbero ascoltarci, meglio essere prudenti. Ma questo non impedisce del tutto alla piccola avventura di KO di essere piuttosto divertente. C'è quella sorta di stupidità bonaria nel suo umorismo ed una creatività nel design dei suoi personaggi che non può che affascinare. Ci sono dei piccoli mondi casa che permettono di esplorare, chiacchierare e trovare oggetti da collezionare tra i singoli livelli, ed il gioco in sé è bellissimo da vedere, come se fosse un cartone animato in computer grafica. Arrivati a questo punto, la serie di Kao the Kangaroo vale la pena di essere giocata? Per me sì, c'è molto da godere in questa serie, dal platforming interessante a personaggi chiaramente carinissimi. Questa trilogia, o quadrilogia arrivati a questo punto, può regalare sare ore di divertimento che per chi ha apprezzato Crash Bandicoot non può che apprezzare anche qui. Questi giochi ovviamente hanno dei punti negativi, i controlli della telecamera a volte ardui da usare, alcune fasi a dir poco frustranti ed il controllo generale del primo KO potrebbero farvi desistere, ma superati questi problemi potesse trovare in KO un platform più che dignitoso. In un'epoca in cui ci sono così tanti platform come Crash Bandicoot 4, Ratchet & Clank Rift Apart, Sackboy A Big Adventure, il ritorno di un personaggio del 2000 come KO potrebbe sancire ancora una volta che il fenomeno dei platform potrebbe essere davvero tornato prepotentemente sulla scena. In sintesi, la storia del franchise di Kao the Kangaroo ha principalmente due cose: una grossa ispirazione e debito verso Crash Bandicoot, Donkey Kong, Mario, Rayman, ma soprattutto ha un grande cuore. Gli sviluppatori di Tate Multimedia hanno sempre avuto a cuore il divertimento e il personaggio. Non si sono mai lasciati sopraffare dal mercato e hanno sempre continuato a fare quello che volevano, anche quando i mezzi erano limitati, vedi KO 3. La storia della serie è piena zeppa di ispirazioni, ma non per questo vuol dire che KO pecchi di originalità. È una serie molto carina, godibile, semplice. Credo infatti che l'aggettivo cardine per l'intero franchise di Kao the Kangaroo sia semplice. Kao the Kangaroo è un platform semplice. Dategli una chance, magari con quello nuovo o magari con KO 2, e secondo me non ve ne pentirete. Se siete amanti dei platform, molto probabilmente troverete una piccola perla nascosta in fondo al mare.
Bene ragazzi, anche oggi questo video vede la sua conclusione. Come sempre potete trovare me e tutti gli altri membri del Crash Bandicoot Zone nei link qui sotto che stanno passando in sovraimpressione. Abbiamo il forum, abbiamo il sito contenitore di notizie, abbiamo una pagina Instagram, Telegram, Facebook, abbiamo una enciclopedia quotidianamente aggiornata sulla serie di Crash, abbiamo anche una pagina Twitter. Avete soltanto l'imbarazzo della scelta. Scegliete voi quale social prendere ed entrate nella prima community italiana di Crash Bandicoot. Detto questo, grazie mille per aver visto questo video, fatemi sapere se avete già giocato o giocherete un Kao de Kangaroo qui sotto nei commenti e installiamo una bella discussione. Noi ci vediamo ad un prossimo video, statemi bene e come sempre, viva Crash Bandicoot e Kao de Kangaroo!